Bentornati su Vea Spazio Miniature. In questo video vi racconto perché secondo me Core Space è il wargame da giocare in solitario definitivo. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha una certa aspettativa da un gioco, in particolare quando lo si gioca da soli. Ognuno di noi è in cerca di una particolare esperienza durante la partita. Quindi cominciamo con dire che cosa mi aspetto io quando gioco da solo. Quando decido di intavolare qualcosa a casa per conto mio, voglio innanzitutto vivere una storia, un po' come quando ti siedi sul divano e metti un bel film alla TV. Voglio che il gioco mi racconti qualcosa di nuovo. Quindi variabilità di gioco e rigiocabilità sono importanti al pari della storia narrativa dietro a questo. Poi naturalmente voglio che il gioco sia immersivo e per lo più generalmente questo dipende da quanta voglia ho di apparecchiare un bel tavolo pieno di dettagli e scenici. Non voglio un gioco dalle meccaniche difficili perché voglio concentrarmi sull'aspetto narrativo e storytelling. Voglio poter lasciare libero l'aspetto creativo della mia mente per aiutare il gioco a scrivere la storia durante la partita. Non deve durare assolutamente un tempo spropositato, ma questo è un criterio per me valido per praticamente tutti i giochi. Una partita non deve superare le 2 ore. Insomma, avrete capito che si deve trattare quasi più di un gioco di ruolo che un gioco strategico. Difficile in fin dei conti che possa essere strategico giocare contro se stessi, no? Vediamo dunque cosa ci offre la gamma Core Space. Punto numero 1, scenici di gioco. Partiamo dalla prima cosa più evidente in assoluto. Battle System nasce con l'obiettivo di vendere scenici modulari in cartoncino. E parliamoci chiaro, in molti hanno provato negli anni in questo settore, senza risultati neanche lontanamente paragonabili a quello in cui sono riusciti loro. I loro scenici in cartoncino sono semplicemente i migliori sul mercato e sfido chiunque a dimostrare il contrario, e anno dopo anno continuano a stupirci con scenici sempre più belli, semplici da assemblare ed una volta che sono sul tavolo fanno in certi casi anche più figura dei terreni in MDF. Questo primo punto risponde appieno alle esigenze di immersività di cui parlavo prima e grazie ai loro scenici compresi nella scatola si può scendere a un livello di dettaglio davvero incredibile. Parliamo di armadi, sedie, poltrone, tv, panchine, finestre, oggetti sparsi per terra. Non c'è limite alla bellezza del tavolo che si riesce a mettere insieme grazie ai loro prodotti. E Core Space appunto ti mette nella scatola base tutto quello che serve ed oltre per ricreare un tavolo da gioco completo. Punto numero 2, la meccanica di gioco semplice, malgrado il manuale sia un centinaio di pagine. Le regole sono incredibilmente poche ed estremamente ben scritte, ma soprattutto semplici ed intuitive. Qualsiasi wargamer veterano quasi potrebbe non leggere o leggere una paginetta di riepilogo per capirne il funzionamento, e nonostante ciò, per i giocatori novizi è disponibile nel nuovo Firstborn una guida passo passo introduttiva di una semplicità incredibile. Diciamo, l'unica cosa relativamente più complessa è muovere i personaggi non giocanti, che però ci porta al prossimo punto, punto numero 3. Sono innumerevoli i personaggi controllati dal gioco. Infatti, l'universo Core Space contempla decine di tipologie di personaggi con una loro personale agenda e comportamento. Potrebbe sembrare una grossa complicazione all'inizio, motivo per cui nella scatola base si trova solo un tipo di PNG oltre ai nemici. Non potrete, vi garantisco, più fare a meno di giocare tutti i personaggi aggiuntivi non appena li avete provati. Il gioco si occupa elegantemente di muovere tutta una serie di personalità sul tavolo che danno una piacevolissima sensazione di micromondo, di comparse che aiutano a raccontare la storia e danno maggiore dinamicità a quello che succede sul tavolo. Tra bande di criminali, civili, lavoratori, ricercatori, ladri, minatori, giornalisti, nemici che sono passati al lato dei buoni, chi più ne ha più ne metta. Ogni anno arrivano nuove espansioni e nuove interessanti dinamiche che espandono il mondo di Core Space sul tavolo da gioco, mentre la tua squadra vive la sua speciale avventura nel core. Questo elemento da solo basterebbe per giustificare perché Core Space è il gioco solitario definitivo, un gioco che si prende cura di muovere la narrativa di sfondo alla tua storia mentre te svolgi la tua personale missione. Ma andiamo avanti. Punto numero 4, le carte evento.
Ogni turno si gira una carta evento e vi garantisco che una singola carta può cambiare una partita altrimenti già vinta in un disastro totale. Mai rilassarsi troppo in Core Space, qualsiasi evento può essere catastrofico e qualcosa di brutto può succedere anche mentre stai correndo verso la camera di equilibrio della tua nave. Per chi possiede tutte le espansioni, gli eventi superano tranquillamente le 50 carte, ognuna con le sue particolarità. Diciamo una buona ragione per collezionare tutte le espansioni in questo gioco. Più cose aggiungi e maggiore è il divertimento, soprattutto in solitario. Punto numero 5. La difficoltà crescente. Ogni partita in Core Space parte relativamente tranquilla per finire in un casino più totale, infatti il tracciato dell'ostilità molto presto passa a una situazione gestibile a far entrare rapidamente in campo moltissimi nemici man mano che passano i turni e non vi sarà sufficiente sparare all'impazzata, anzi risparmiate le pallottole perché il rumore attirerà i vostri nemici rendendo la vostra fuga ancora più ardua. Punto numero 6. Obiettivi narrativi. Core Space non è assolutamente un gioco dove si deve ammazzare tutto quello che vi si para davanti, anzi è fondamentale saper valutare quando è il momento di alzare i tacchi per avere salva la vita. I trader per lo più sono un gruppo di personaggi scalcinati che saccheggiano navi e asteroidi, non sono persone addestrate per la guerra e spesso sparare è la vostra ultima risorsa. Ogni scenario è totalmente diverso dal precedente ed ogni obiettivo è estremamente votato alla narrazione. Capiterà spesso che scappare senza aver completato l'obiettivo sia più saggio che morire quando state giocando una campagna. Punto numero 7. Ottima modalità campagna e progressione. Le partite singole sono divertenti, ma cosa succede se si vogliono giocare più partite in progressione attraverso una campagna narrativa? Beh, come abbiamo già visto, Core Space dà il suo meglio in modalità campagna. Spesso la missione ha quasi senso esclusivamente in funzione di raccogliere i soldi per comprare equipaggiamenti migliori per la missione successiva. I personaggi acquisiscono via via nuove abilità e migliorano le loro statistiche come ci si aspetterebbe da ogni buona campagna. Attualmente sono in commercio 3 libri con una campagna ognuno di 10 missioni collegate, ma per come è fatto il gioco è facile mettere insieme qualsiasi missione che si trova sul loro sito o fan-made sul gruppo ufficiale Facebook, quindi con il minimo sforzo si ha già in mano campagne prescritte di varia lunghezza e che si adattano ai set nella nostra collezione. Ma se questo non bastasse, con l'ultimo Kickstarter Battle System ci ha dato un ulteriore strumento per divertirsi durante una campagna, ovvero l'espansione Ships of Disrepute, una plancia che andrà a rappresentare la nostra astronave tra le moltissime acquistabili e potrà essere personalizzata e sfruttata durante le missioni. Questa inoltre terrà traccia della nostra reputazione che varierà in funzione del nostro comportamento durante il gioco. Uccidere un civile non passerà più inosservato adesso. La possibilità di personalizzare la propria astronave con utili effetti in gioco e l'utilizzo della reputazione era una cosa che mancava o era incompleta in altri giochi che avevo provato fino ad oggi. Ma passiamo al punto numero 8, Sandbox. Il gioco si adatta praticamente a qualsiasi esigenza del giocatore, si può facilmente attraverso piccoli cambiamenti alle regole aggiustare la difficoltà, cambiare i personaggi, crearne di nuovi e con caratteristiche diverse, aggiungere miniature della propria collezione o raccontare qualsiasi storia che abbiamo visto o sentito utilizzando la struttura del gioco. Ho visto moltissimi utilizzare Core Space con le miniature di Star Wars senza nessuna difficoltà. Punto numero 9 è l'intelligenza artificiale dei nemici e personaggi non giocanti, semplice, chiara e sfidante. Ho provato molti giochi con differenti meccaniche di controllo dei nemici e personaggi non giocanti, da quelle estremamente complesse a quelle molto rudimentali. E devo dire che nessun'altra è semplice e completa come quella in Core Space. Le prime volte si segue un semplice flow chart che dopo un turno non sarà più necessario e le poche eccezioni che sorgono durante la partita si risolvono facilmente. Alcuni personaggi non giocanti si risolvono con un tiro di dado che ci indica anche la direzione di movimento. Questo si usa per quei personaggi che non hanno un obiettivo preciso e nonostante la semplicità di questa idea sono innumerevoli le volte come il semplice tiro di dado abbia creato situazioni epiche e divertenti. Ma passiamo al punto numero 10, fondamentale,
Gioco da tavolo, gioco di ruolo e skirmish di miniature in un unico gioco. Core Space ha le caratteristiche di un gioco da tavolo, ma di fatto è un perfetto coltellino svizzero per un bravo game master di gioco di ruolo, alla ricerca di immersività delle proprie serate di gioco, con la possibilità di creare infinite combinazioni con i terreni modulari della Battle System. E infine il gioco è un wargame a tutti gli effetti, potendo essere giocato sia usando il tappetino in neoprene a disposizione, sia liberamente sul tavolo con l'uso dei righelli come si farebbe per un normale wargame. Si tratta quindi di un perfetto aggregatore tra tre culture di gioco seppur diverse ma con un fattore comune. Bene, quali altri giochi sono in grado di darvi tutto questo e soprattutto in modalità solitario? Già vi sento gridare: Andrea, ma questo gioco è solo in inglese, 100 pagine, espansioni, carte, tutto in inglese, mi tocca non giocarlo. Fermi. Qui è la novità che vi avevo promesso. Dopo una lunga amicizia con i ragazzi della Battle System ho trovato con loro un accordo e acquisito le licenze su tutta la loro linea di prodotti. Ed è così che è nata la Vea Editori. Al momento sto lavorando al sito dove potete acquistare presto i manuali e le carte Core Space sia in formato digitale che cartaceo. A questo punto dell'anno avrei voluto darvi una stima più precisa di quando, ma il Covid purtroppo ha fermato alcune delle aziende che dovevano collaborare con me a questo progetto. Quindi non vi so dare una stima esatta di quando il sito www.veeditori.it sarà ufficialmente online, ma spero molto presto. Vi dico subito che i primi manuali disponibili saranno tutti quelli usciti dall'ultima campagna Kickstarter Firstborn, per la felicità di tutti i bakers e di coloro che hanno preordinato la loro copia dal sito della Battle System. Ma entro giugno conto di riuscire a farvi avere il resto della gamma Core Space disponibile in vendita sul sito della Vea Editori. Se state guardando il video e state pensando, però a me il tema fantascienza non piace, nessun problema. Nel secondo quarter di quest'anno la Battle System lancerà il suo prossimo Kickstarter per la versione fantasy di Core Space. Questa volta la Vea Editori sarà insieme alla Battle System fin dall'inizio della campagna a raccontarvi il gioco in anteprima e potete acquistare il manuale in italiano come un add-on direttamente dal Pledge Manager insieme ad eventuali altri accessori in lingua italiana. Ma questo vuole essere solo il primo passo. Ho acquistato recentemente un'altra licenza che vi rivelerò in futuro di un altro gioco che mi stava molto a cuore e spero di anno in anno di riuscire a localizzare quanti più titoli possibili nella speranza che il nostro hobby riesca ad allargare gli orizzonti ed essere sempre più inclusivo. Per questo video è tutto. Se avete dubbi e mi volete parlare del vostro gioco preferito in solitario, lasciatemi una nota nei commenti e sarò felice di rispondervi. Come al solito non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del mondo dei wargame o dei giochi di miniature. A presto!